Ciao a tutte e bentornate sul mio canale. Oggi vi propongo questo mio nuovo progetto. Tutti i materiali che serviranno per realizzarla li trovate sul sito Tutti a Mano Luisa, dove vi invito sempre a dare un'occhiata perché ci sono sempre tantissime novità. Ripropongo il punto coccodrillo anche perché molte di voi mi hanno chiesto di realizzare un qualcosa di diverso dall'altro tutorial che ho già realizzato. A questo punto iniziamo subito. Adesso andiamo a vedere cosa ci servirà per realizzare questa maxi bag. Iniziamo dal fondo. Io utilizzerò un fondo ovale, la misura è 30x10, il colore che ho scelto è il color cammello. Sul sito Tutti a Mano Luisa troverete comunque diverse tonalità e se volete anche delle diverse forme. Come cordino ho scelto questo cordino color oro. Ne serviranno circa 700 grammi, però vi dirò esattamente il quantitativo non appena avremo completato la borsa. Sempre sul sito questa tipologia di cordino lo trovate in diverse tinte. Abbinerò poi questi manici in plexiglass che verranno agganciati sulla borsa da questi particolari ganci che sono a vite. Ne serviranno 4 ovviamente, 2 per ogni manico e poi vi farò vedere nel dettaglio come poterli agganciare. Per quanto riguarda gli uncinetti, il primo giro che effettuerò sul fondo lo farò col numero 3 e invece per tutto il resto della lavorazione utilizzerò il numero 4. A questo punto non ci resta che iniziare. Iniziamo creando dei punti bassi nei fori, ad eccezione di alcuni punti in particolare dove anziché 2 punti bassi ne faremo 3, per cui fatto il nostro cappiettino iniziamo dal lato più corto e iniziamo su questo foro centrale eseguendo 2 punti bassi. Anche in quello successivo ne faremo 2. Invece sui 3 fori successivi andremo a fare 3 punti bassi per ognuno. Per cui 1, 2, 3, stessa cosa in quello successivo, quindi 1, 2 e 3 e anche in quest'ultimo proprio dove si trova l'angolo, così noi iniziamo a creare degli aumenti per evitare che poi il lavoro si imbarca. Ed ecco fatto. Andiamo invece adesso sul lato dritto e andiamo a creare 2 punti bassi per ogni foro successivo. Ci rivediamo a questo punto per creare nuovamente 3 punti bassi e poi 2. Iniziamo la lavorazione partendo dal lato più corto e iniziamo ad effettuare in ogni foro, ad eccezione degli angoli che adesso vi faccio vedere, effettuando 2 punti bassi in ognuno, quindi 1 e 2. In quello successivo ne faremo ancora 2. Invece nei successivi 3 fori andremo a realizzare 3 punti bassi, per cui 1, 2 e 3. Anche in quello successivo 3 punti bassi, quindi 1, 2 e 3 e l'ultimo sempre 3. Così abbiamo creato i nostri aumenti appunto per evitare che poi il lavoro si imbarca, quindi in questi 3 punti bassi. Continuiamo il nostro lavoro e invece nei fori successivi andremo a fare 2 punti bassi. Per cui arriviamo fino a qui e rifaremo insieme una parte dell'angolo.
Arrivati nel successivo angolo faremo nuovamente 3 punti bassi nei successivi 3 fori, per cui 2. Ogni tanto succede perché l'uncinetto è più piccolino, per cui può capitare che sfugge. Quello successivo sempre 3 e anche in quello dopo, quindi 1, 2 e 3. Adesso in questi successivi 3 ne faremo 2, quindi 1, 2, 1 e 2. Aspettate che sfilo un po' di cordino. Anche in quello successivo sempre 2 e poi di nuovo in questi 3 andremo a fare 3 punti bassi, 1, 2 e 3, per cui sul lato corto dobbiamo fare 3 in questi 3 fori, nei primi 3 fori 3 punti bassi, nei successivi 3 2 e in quelli successivi ancora 3, per cui lato corto 2, andiamo a fare 3 punti bassi in questi 3 fori e 2 in questo, per cui ci rivediamo non appena arriviamo qui per vedere insieme come procedere. Arrivati alla fine del giro ho chiuso con un punto bassissimo, cambio l'uncinetto, passo al numero 4, ho effettuato la prima catenella e adesso dobbiamo effettuare il consueto giro che faccio sempre a punto basso ma preso in costa, per cui dopo aver fatto la catenella, anziché prendere la solina tutta completa, andiamo a prendere soltanto una parte e così verrà in costa, appunto. Non faremo più aumenti, per cui su tutti i punti disponibili andremo a fare questo nostro primo giro di punto basso preso in costa. Ed ecco, a questo punto lo facciamo fino a qui e ci rivediamo per vedere come proseguire. Completato tutto il giro, adesso andiamo a realizzare il punto coccodrillo, che se qualcuno si ricorda, io già ho fatto un tutorial su una base rotonda dove praticamente ci sono 2 diversi giri per creare il punto coccodrillo. Iniziamo dal primo giro, quindi creiamo 3 catenelle che sostituiscono la prima maglia alta, un'altra catenella e un punto alto nello stesso punto dove abbiamo iniziato, e questo è il primo gruppo. Poi realizziamo 2 catenelle, saltiamo 2 maglie di base, andiamo in quello successivo e andiamo a creare un punto alto. Nuovamente 2 catenelle, saltiamo sempre 2 maglie di base, andiamo nel punto successivo e andiamo a creare il gruppo dove abbiamo un punto alto, una catenella ed un altro punto alto. Continuiamo sempre con 2 catenelle, saltiamo 2 maglie di base, andiamo in quello successivo e andiamo a realizzare un solo punto alto, per cui questo giro sarà costituito dall'alternanza di un gruppo di 2 punti alti separati da una catenella da un punto alto. Ci sono qua 2 catenelle e sempre dobbiamo saltare 2 maglie di base, per cui ci rivediamo non appena abbiamo completato il giro, ci vediamo qui per vedere come realizzare le scagliette del punto coccodrillo. Siamo arrivati quindi alla fine del giro, io ho chiuso con un punto bassissimo sulla terza catenella che avevamo fatto inizialmente
E adesso iniziamo a fare le scagliette, per cui facciamo una catenella. A proposito, io ho cambiato uncinetto perché mi veniva troppo largo, diciamo, il lavoro, per cui ho preferito prendere un 3,5 rispetto al 4 che avevo detto inizialmente, per cui voi comunque poi lo adattate sempre in base al filato che utilizzate. Io facendo qualche prova ho visto che mi viene più fitto appunto la scaglietta, per cui ecco perché mi vedete un uncinetto differente. Per cui catenella, a questo punto vedete che questo è il gruppo dei due punti bassi. Io metto il lavoro in questa maniera e devo fare attorno a questo primo punto alto 5 maglie alte, per cui lo giro per così, vado da sotto, esco da questa parte e inizio a fare il primo punto alto, quindi 1, il secondo, terzo. Vedete, io proprio avvolgo il punto alto che ci sta sotto, e 5. Poi faccio una catenella, mi rigiro da questa parte e prendo l'altro punto alto e ne vado a fare altri 5 attorno a questo, in questa maniera. Quindi 1, 2, 3, 4 e 5. Ed ecco che si è venuta a formare la prima scaglietta. Dopodiché qui c'è la maglia alta, quella singola, e noi andiamo a fare un punto basso su questa maglia. Ci troviamo qui l'altro gruppo, per cui facciamo la stessa cosa, 5 punti alti su questa e altri 5 su quest'altro. Lo facciamo insieme ancora una volta, per cui entro e li realizzo. Mi raccomando di fare questo, praticamente dobbiamo avvolgere il punto alto sottostante. 3, 4 e 5. Una catenella e andiamo a fare la stessa cosa sull'altra maglia alta, per cui prendiamo il filo e andiamo a lavorare attorno i nostri 5 punti alti. Aspettate un attimo, ecco, quindi 1, 2, 3, 4 e 5. All'inizio al solito è un po', ma perché è il primo giro, ma poi vedrete che tutto andrà bene. Quindi adesso andiamo a fare nella maglia singola un punto basso e qui andremo a ripetere il lavoro che abbiamo fatto in precedenza, per cui quando poi noi lo giriamo, questo sarà l'effetto. A questo punto continuiamo a fare lo stesso lavoro per tutto il giro e ci rivediamo per fare assieme il secondo. Ed ecco terminato il primo giro del punto coccodrillo. Adesso dobbiamo ripetere il primo giro, quello dove abbiamo creato i punti alti a gruppi per poter poi costruire la scaglietta del punto coccodrillo. Quindi no, qui abbiamo chiuso con un punto bassissimo. Adesso vedete che qui sotto noi abbiamo una sola maglia alta. In questo punto adesso faremo al contrario, quindi dove c'è una maglia alta faremo il gruppo da 2 e al centro della scaglietta faremo soltanto una maglia alta, anche perché adesso, dopo che finiremo questo giro,
le scagliette del punto coccodrillo dovranno alternarsi. Comunque ve lo faccio vedere strada facendo, così si capisce meglio. Allora, a questo punto iniziamo col gruppo di 2 punti alti, per cui la prima viene sostituita da 3 catenelle, poi facciamo la quarta catenella che è quella di separazione e un punto alto lo andiamo a realizzare nello stesso punto. Ed ecco qua. Poi facciamo sempre 2 catenelle, quelle le dobbiamo fare sempre. Andiamo al centro della scaglietta e andiamo a creare un punto alto. Sempre 2 catenelle. E qui dove c'è appunto, vedete qui sotto c'è il punto alto, noi dove abbiamo fatto il punto basso andiamo a creare il gruppo di 2, per cui un punto alto, una catenella ed un punto alto sempre nello stesso punto. Per cui non facciamo altro che ripetere il nostro primo giro, quello che abbiamo fatto prima delle scagliette, però in modo alternato, in maniera tale che in questi gruppi da 2 noi andremo a creare l'altra scaglietta, per cui verrà in modo alternato. Per cui finiamo questo secondo giro e ci rivediamo per fare insieme il giro delle scagliette. Anche questo giro è stato completato. Ho chiuso con punto bassissimo, ho fatto una catenella, adesso come il giro sottostante dove abbiamo 2 gruppi di punti alti andiamo a creare la scaglietta del punto coccodrillo, per cui come il giro precedente dobbiamo fare 5 punti alti su questo punto alto. Sembra un gioco di parole, però ed esattamente dobbiamo andare praticamente attorno al punto, come abbiamo fatto prima, per cui 1, 2, 3, 4 e 5. Facciamo una catenella, ci giriamo, così ci viene meglio, e andiamo a fare la stessa cosa sull'altro punto alto e andiamo a realizzare le nostre 5 maglie. Quindi 1, 2, io lo tengo in questa maniera, così ho più presa e riesco a farlo in modo corretto. 3, 4 e 5. Ed eccola. E qui dove c'è un punto alto andiamo a realizzare un punto basso. Ed ecco come si presenta appunto al centro delle 2 sottostanti. Ve lo faccio rivedere un'ultima volta. Altro gruppo di 2, altro punto coccodrillo, per cui ricominciamo, aspettate un attimo, con le nostre 5 maglie alte, per cui 1, 2, 3, 4 e 5. Catenella, lo spostiamo da questa parte, giriamo così la prima parte del punto coccodrillo, vedete qui c'è la maglia alta e andiamo a fare attorno ad essa gli altri 5 punti alti, per cui 1, 2, 3, 4, aspettate, ho sbagliato punto,
l'altro. E l'ultimo. Ed eccolo qua. Questo è veramente un punto abbastanza laborioso, ma secondo me la resa vale la pena. Ed ecco come si presenterà alternando le scagliette, per cui potete continuare da sole e ci rivediamo per poi poter alloggiare appunto i manici. Ci vediamo non appena abbiamo raggiunto l'altezza di 25 cm all'incirca, ma poi nel momento in cui avrò completato tutti i giri vi dirò anche quanti giri avrò fatto delle scagliette alternate, per cui ci rivediamo alla fine. Abbiamo completato tutto il corpo borsa. Io ho realizzato 14 scagliette, quindi sono in totale 28 giri, perché come sappiamo il punto coccodrillo sono 2 giri praticamente per poterlo realizzare. Come scagliette io ne ho contate 14. A questo punto, una volta che noi abbiamo completato e siamo arrivati nel mio caso a 26 cm, adesso dobbiamo realizzare 4 giri di punto basso e un ultimo di punto bassissimo. Io vi faccio vedere cosa fare, anche perché cercherò di stringere un pochettino il lavoro e poi, non appena abbiamo finito questi 5 giri in totale, faremo insieme, appunto, vi farò vedere, scusate, come alloggiare i manici. Intanto partiamo da qui. Allora, dopo aver fatto, ho chiuso con punto bassissimo, ho creato una catenella e vado a fare il primo punto basso nello stesso punto. Poi io cosa faccio? Vado dove c'è praticamente la scaglietta e vado a creare, in questo punto, mi vado a cercare un punto e faccio un punto basso. Ne faccio poi un altro al centro della scaglietta e faccio la stessa cosa. Faccio diciamo in questa, a metà della scaglietta mi vado a cercare un punto e faccio un punto basso, poi dove praticamente ho fatto il punto basso tra una scaglietta e l'altra e ricomincio. Ne faccio uno qui, uno al centro della scaglietta, un altro qui a metà e nuovamente tra la congiunzione dei due punti dove abbiamo fatto il punto basso, in maniera tale che, facendo in questa maniera, la parte alta andrà leggermente a richiudersi. Per cui ci rivediamo non appena abbiamo fatto i 4 giri di punto basso e l'ultimo giro di punto bassissimo per vedere l'alloggiamento dei manici. Completata anche la parte dei giri di punto basso, non ci resta che applicare i manici attraverso quei ganci di cui vi avevo parlato. Per quanto riguarda i giri di punto basso, avevo detto nel precedente video che ne avrei realizzati 4 giri più uno di punto bassissimo, invece ne ho aggiunto uno, per cui sono 5 giri di punto basso più quello di appunto bassissimo. Fatto questo, io mi sono presa le misure per poter alloggiare il manico, quindi ho diviso a metà e poi, prendendo, insomma, appoggiando il manico, ho preso dei punti di riferimento per poi appunto inserire i ganci che vi avevo fatto vedere a inizio video. Per cui a questo punto io cosa faccio? Inserisco da questa parte, ho svitato la vite in dotazione, la reinserisco, la faccio passare attraverso il manico e poi con un cacciavite a stella piccolino della stessa misura andiamo a stringere in maniera tale che viene fissato per bene il manico. Ed eccolo. La stessa operazione la facciamo per gli altri 2 ganci e per l'altro manico e ci rivediamo non appena abbiamo completato il tutto. Ed ecco la borsa completata. Ho aggiunto il secondo manico
E rispetto a ciò che vi avevo mostrato prima come accessori, ho deciso di aggiungere pure una tracolla con i moschettoni e una calamita interna per essere la borsa chiusa in modo perfetto. Spero che anche questo progetto vi sia piaciuto. Mi raccomando, ricordatevi di andare sul sito Tutti a Mano Luisa, dove troverete sempre tantissime novità. Ricordatevi anche di condividere il mio video e ci vediamo alla mia prossima creazione.